acá. ¿Hacia dónde va? ¿Hacia dónde va? Cuenca. Cuenca. ¿Es la gente que le entregaron en aduanas? Sí. Un momentito. Perfecto. Muchas Voy a gracias. enviar. Gracias. Ahí lo voy a buscar. ¿Está apurado? Vamos. Voy a enviar. Gracias. E dopo tanto deserto avevamo bisogno dei primi paesaggi ecuadoriani. E dopo tanto deserto questo verde acceso fa quasi male agli occhi, ma bene all'anima, soprattutto perché il verde non è contrastato dalla basura, dall'immondizia. Ora siamo a 46 metri sul livello del mare, ma si sale continuamente oggi. Dobbiamo ammettere che nonostante siamo ancora in un luogo di frontiera, la situazione rispetto al vicinissimo e confinante Perù, ahimè, è drasticamente cambiata, migliorata per così dire. Questo per quanto riguarda l'immondizia ai lati della strada, perlomeno fino adesso. Sembra che quella linea immaginaria che vediamo sulla cartina sia una sorta di porta, un gate che ci porti da un'altra parte, ma un mondo totalmente diverso. Anche l'asfalto stesso, la condizione della strada è quasi come tornare in Europa. Ora qualcuno dirà: Francesco, guarda che in Italia ci sono talmente tante strade messe male con tantissime buche. Ok, verissimo, tutto da migliorare, ma voi dovete capire che qua è la regola. Voi vedete un pezzettino di video e è difficile trarre conclusioni. Noi magari non siamo altrettanto bravi per mostrarvi tutto al 100%, ma dovete fidarvi di noi. Perlomeno tutti i paesi attraversati, ma non penso che andremo a migliorare. Qua è tutto, ma tutto peggio. E seconda domanda: ma allora cosa state facendo? Noi ragazzi stiamo facendo un viaggio per scoprire effettivamente com'è. Non è che per forza di cose bisogna andare sempre nei luoghi migliori, anche perché se dobbiamo fermarci nei luoghi migliori vi possiamo garantire che dopo tutta l'esperienza accumulata penso che si uscirà poco fuori dall'Italia, O meglio, fuori dall'Europa, che è d'altronde il continente tra i più ricchi e tra i più facili da girare. Stanno facendo l'asfalto proprio ora. Bisogna ammettere che l'Ecuador, per le sue dimensioni, è molto più facile da gestire. Secondo controllo avuto in circa 10 minuti, questa volta abbiamo fatto in tempo a riprenderlo. Comunque vedo che c'è molta attenzione, questa volta non ci hanno detto nulla, ci hanno detto di passare. Rispetto al primo controllo non diciamo nulla. Torniamo a dire, per chi vedesse questo nostro video come primo video, che in questo momento storico le frontiere dell'Ecuador sia col Perù che con la Colombia sono quasi tutte chiuse, tranne una per paese. Quella di Huaquillas è l'unica aperta con il Perù, e questo avviene all'interno di una problematica molto più grande, per cui l'Ecuador è il paese tra i due maggiori produttori di cocaina al mondo, Colombia e Perù. Queste perlomeno sono le giustificazioni ufficiali. Anche in Ecuador non si paga per la moto, fate attenzione perché il passaggio è molto stretto, praticamente al limite con le valigie laterali. Ok. Hola, buen día. Buenas tardes. Buenas tardes. De pronto, documentos de aduana. Sí, tenemos todo.
Disculpe. ¿Desde dónde venimos? Somos italiani, pero venimos dal... Italia. Sì, Hermoso. el Ecuador hermoso, ¿no? Italia. Objetivo algún día allá. Este es el permiso de la aduana. Perfecto. La tarjeta de vehículo, matrícula. ¿De la moto? Exactamente. Esta. Ya, perfecto. ¿Sí? Perfecto. Muchas gracias. Ahorita, ¿para dónde van? Vamos a Cuenca. Para Cuenca. Sí. Hermoso, también muy bonito. ¿Te gusta Cuenca? No conozco aún, pero igualmente por fotos. Ah. Hay una cascada hermosa. Mucha gente se dice que es bonita. Sí, sí, es bonita. ¿Sí? Vamos a ver. ¿De aquí para dónde vamos? ¿A toda América? ¿Para el norte de Colombia? ¿Todo? Sí, esperamos que sí. Ahora a Ecuador y después vamos a ver si Colombia, Colombia si poco se a puede, poco. Venezuela, si se puede ingresar. Vamos a Ya, ver. chévere, chévere. Buen objetivo, buen objetivo. Muchas gracias. Buen trabajo. Por Ibarra, es mi ciudad, muy bonita sí? también. ¿Dónde está Ibarra? Ibarra de Quito, una provincia más adelante. Bueno, vamos Están a invitados estudiar. igualmente a conocer Ibarra. Es de la provincia de Los Lagos. ¿Cuántos habitantes tiene Ibarra? Más o menos 1 millón por ahí. Sí, pero recomiendo conocerla. Las lagunas más, Huicocha, Yuyucocha, San Pablo, muchas lagunas muy bonitas. Perfecto, muchas gracias. Buen viaje. Gracias. Sì. Allora, oggi abbiamo fatto il record, praticamente terzo controllo in 20 minuti, più mettiamoci 1 ora e mezza, 2 all'aduana. Se andiamo avanti di questo passo penso che arriveremo non a Calar del Sole, ma forse dopodomani. Però anche questo ragazzo gentilissimo, che è la cosa più importante, quello che veramente conta. E comunque entriamo nel primo paese con i colori giallo, blu e rosso. Sono 3 infatti i paesi accomunati dalla bandiera con questi colori, perché questo territorio rappresentava la Gran Colombia. Iniziamo comunque con la prima bandiera con lo stemma centrale. Ora addirittura 3 corsie, ma dove siamo? A Bologna, ragazzi, ma di che parliamo? Scusate l'euforia, però è da tanto che non vedevamo più una strada del genere. Non è che ci piaccia più di tanto, però è anche vero che dopo tantissimo tempo vedere una situazione del genere ci fa anche pensare che il paese non è che sia proprio messo male, a parte il perro lungo l'autostrada che aveva paura di attraversare. La strada che stiamo facendo è la strada principale che conduce a Guayaquil. Noi fra 7 km inizieremo ad internarci per Cuenca. Siamo passati dalla produzione del mango peruviano a quello delle banane, proprio di quelle che arrivano in Italia. Bisogna dire che non capita tutti i giorni di frequentare un'autostrada con di fianco una piantagione di queste, quindi potete dirlo tranquillamente. Ma dove vi portiamo, ragazzi? Esattamente. A perdita d'occhio. Però che spettacolo, è uno spettacolo per noi e anche condividerlo con tutti voi, perché oggettivamente non capita tutti i giorni di fare una strada del genere su un posto del genere con un contorno del genere. Tra l'altro, come potete vedere, i frutti sono coperti, incartati da sacchetti, probabilmente per proteggerli dal sole. Chi di voi fosse informato ce lo scriva nei commenti. Sulla destra direzione Cuenca, quindi lasciamo la strada principale per prendere, da quanto sto vedendo, una sorta di strada secondaria che attraversa la piantagione di banane più bella del mondo. Mamma mia, che spettacolo proprio. Che spettacolo. È incredibile passare in mezzo. Così li possiamo vedere ancora più da vicino. Sono enormi, cioè, ma io è la prima volta che la vedo, perlomeno dal vero è la prima volta che la vedo. E comunque Cuenca, 175 km. Noi oggi non ci arriveremo per non arrivare tardi, come diciamo sempre, infatti abbiamo una struttura a circa 89 km, ma per percorrerli ci vogliono 1 ora e 46 minuti.
quindi sicuramente sarà una strada tipo questa, ovvero le più piacevoli da percorrere in moto. Primo paesino incontrato, siamo a Buena Vista. E stiamo notando le case intonacate per la maggior parte, che è una differenza sostanziale rispetto a quello che abbiamo visto finora. Riprendono le piantagioni, penso che ne avranno veramente abbastanza di mangiare le banane. Non so se si riesce a vedere, ma sono quelle bananine piccole che da noi arrivano veramente poco. E finalmente è arrivata la salita, voi dal grandangolo lo vedete poco, ma lo potete intuire dalla velocità dei mezzi pesanti. Qua ci passiamo, vedete? Di primo acchito l'ho detto a Francesco, l'entrata in Ecuador mi è sembrata l'entrata in Brasile, il verde che vince su tutto. Però qua è ancora più prepotente. Sì, siamo molto vicini all'equatore. Quindi Ecuador, cioè ragazzi, l'Equatore taglia all'Ecuador nella parte nord. Fiume impetuoso e fangoso, ma d'altronde non può essere diversamente date le piogge di questo periodo. Autobus sobrio. Perro guardiano del mercatino. Ecco cosa provocano le piogge. Fermi, aggiornamento velocissimo perché abbiamo un problema tecnico che vi riguarda e ci riguarda. Guardate il supporto che tiene la camera con il caldo, per quanto abbiamo un adesivo 3M. Per il peso della camera che ovviamente crea una leva, con il tanto calore l'adesivo 3M si dilata e pian pianino si stacca. Per questo, mentre Sara mangia il cornetto, perché abbiamo trovato il cornetto, sono cose pazzesche, piccola parentesi, qua non prendono le carte di credito e prendono i dollari. Io trabacco e lei magna, poi ditemi male. Poi la signora mi ha detto anche, puoi essere trasferenza, puoi fare la trasferenza, una sorta di bonifico. Sono italiana. Ah, mi ha detto, perché compravo i cornetti. Ma che algida? Sì, sì, lo chiamano pinguino, però il simbolo è quello dell'algida. Torniamo al trabaco perché vamos con la soluzione alternativa, perché come dico sempre bisogna avere il piano B, quindi parola d'ordine ridondanza. Siccome era già successo, proviamo ad attaccarla lateralmente con questo supporto. Ya eso el oriente. Sì, Es el oriente. non si può, tranquilla? Sí, el oriente es tranquilo. Muy paisaje. Hasta artesanía en el Amazonas. Ah, Esperanza, Sí. manta. Esto es costa. Esmeraldas, manta, salino, Guayaquil, peligroso. Però se puede viajar, Sí, puede tranquilamente. viajar. Pero un poquito más cuidado. Sí, sí, más cuidado. Por la playa, el mejor lugar que usted conoce, Salinas, más tranquilo. Salinas. Ah, hasta acá. Sí, hay mucho turismo. Que les vaya muy bien ya. Claro. Cuídense. Un Chao. placer. Ok, Chao. Chao. Una fotito aquí. Sí. Bien, gracias. Con nosotros, Sí, sí, por supuesto. cornetti. Sí. Muy amable, muchas gracias. No, que Dios los bendiga. Muchas ya. gracias. Dios los bendiga. Chao. Ciao. Ok. Ciao. Prima però mangio anch'io e da qua capiamo una cosa: quando le difficoltà aumentano ma ti presentano una cosa del genere, no. C'è anche un amico perro. Vabbè. Addirittura? Vuole farsi una pomiciata? Ragazzi, sono convinto che lui allungherà il collo. Cioè, sei fenomenale, però non posso compartir con te. Anche i perros peruviani sono abituati a più isolamento, quindi sono un pochino più aggressivi, ma erano muy amables lo stesso. Guardate che io ho la bocca sporca e Sara il mento sporco. Siamo veramente due maiali. Due perri. E dopo il cornetto vi condivido la soluzione palliativa. Non avrete più un'immagine perfettamente centrata, ma
ho cercato di posizionarla verso il centro della carreggiata. Il supporto che vedete è stato progettato per questo casco, però se guardate la superficie di aderenza, o meglio la superficie di appoggio, è poca, e nonostante la GoPro pesi meno della X Pro 2, che sfortunatamente ho distrutto, ma oramai non ci faccio più caso perché ne distruggo 2-3 all'anno con la vita che facciamo. Anche questa vecchia GoPro, se guardate qua, l'ho verniciata di nero perché si era spellata tutta, ed in questo punto ho messo un po' di silicone perché avevo rotto il vetrino. Però ragazzi, ne ho portate diverse di action cam da casa. Di X Pro 2 attualmente ne ho solo una, quindi per non mischiare le clip e non dover fare ogni volta color correction, attualmente stiamo utilizzando due vecchie GoPro. Magari a Cuenca, una delle maggiori città equatoriane, riusciremo a reperire qualcosa al riguardo. Per adesso testiamo questa soluzione, controlliamo le clip, vediamo se tiene e magari alla fine ci esce anche un video pippone confronto tra la GoPro e la X Pro 2, cosa che tra l'altro non ho mai fatto e quindi non ho portato sul canale. Anzi, vi anticipo un'altra cosa, ho anche valutato un po' la nuova DJI perché sono curioso di ritestarla. Sapete benissimo quanto ci tenga e quanto sono rottura di coglioni, quindi come dico sempre dobbiamo rimanere aggiornati e provarle tutte. E termino dicendovi che a livello di distribuzione di pesi in questo caso è peggiore, quindi la mia cervicale questa sera o nei prossimi giorni non ringrazierà assolutamente. Però devo dirvi che questo casco rispetto al Neotech 3 ovviamente non è modulare, è molto più bilanciato, ma anche in questo caso dopo un intenso utilizzo video pippone dettagliato. Allora, appena ripartiti, come ci vedete, cioè nel senso non noi, come vedete la strada, ecco, voglio intendere questo. Forse si potrebbe ruotare un po' più al centro, ma da capire, da fare le prove. Sicuramente gli specchietti non saranno più simmetrici, già questa cosa mi dispiace, però penso che la cosa sia provvisoria perché a Cuenca, ripeto, voglio trovare una soluzione per riportarla al centro. E comunque ho appena capito quella pianta di frutti che non avevo capito cosa fosse. No, grazie! Era la pianta del cacao. Che ignoranza che ci abbiamo. Perché poi ho visto in una bottega, in un mercato lungo la strada, il disegno del frutto che avevo visto e c'era scritto cacao de produzione propria. Ho fatto il collegamento. Voi guardate che giungla, che spettacolo. Io di cacao mi ricordo Cacao Meravigliao e tutti i culi che c'erano. Non erano male, però ero più giovane magari. Pensate che assurdità che qui in Sud America e soprattutto in Brasile non ne conoscono l'esistenza, non del Cacao Meravigliao, ma della canzone. Qua c'è una sorta di montagne russe, però dovrebbe essere un pezzettino, dai. Intanto intorno la selva Più folle, più folta. Gli occhi ancora non sono abituati a una cosa del genere. Non sono abituati perché il passaggio è stato troppo repentino, però dopo tantissimi chilometri devo ammettere che mi gusta molto questa ruta. danni della pioggia, praticamente la terra ha invaso metà carreggiata. Comunque devo riconoscere che queste terre mi ricordano un po' la serie Narcos di Pablo Escobar. Stiamo giocando in casa. Perro all'inseguimento. Sì, c'è una festa di paese. Polizia Nazionale senza casco, però col giubbetto antiproiettile, questo non è di buon auspicio. La condizione della strada è ottima, però bisogna dire che qua piove tantissimo e viene giù l'acqua dal serro, quindi ci sono dei punti dove attraversiamo continuamente fiumicciattoli che ovviamente rovinano l'asfalto. Non siamo abituati in Europa a vedere una cosa del genere. Montagne imponenti, ma un verde assurdo quasi accecante. Ecco, vedete? Questo è quello di cui parlavo. Queste sono interruzioni provocate appunto dalla lluvia, dalla pioggia fortissima che invade la strada. È un
po' come il nostro tratto per Villa San Filippo, per chi lo conosce, che ogni tot di anni bisogna rifare. Ogni tanto pure qualche masso, così, cioè, tanto per farti compagnia e assolutamente non farti annoiare lungo la ruta. Però torno a dire che non è colpa loro oppure delle istituzioni, qua hanno un territorio veramente complicato, anche qua fiumiciattoli. È davvero uno spettacolo tutto ciò che abbiamo intorno. Il colore dell'acqua vi dà l'idea della quantità di pioggia che cade, o meglio che è caduta in questi giorni. Qui sembra franato un pezzo di montagna, a contornarci sono sempre loro, le Ande, che ci porteremo dietro fino alla Colombia. Il tipo con il Bobcat mi ha fatto cenno di rallentare, effettivamente la situazione penso che 12 ore fa era molto complicata. Voilà. Sì, è praticamente venuto giù un pezzo di montagna, come vedevamo da lontano. E che, come la natura del resto dell'America, sembra molto friabile. Però bisogna dire che si impegnano tantissimo per riportare la carreggiata efficiente. Non sono piccolini proprio, qua sono proprio rocce, solo che sono talmente alte le montagne, guarda, sembra che ci sia stato un combattimento. In teoria doveva piovere, mentre se guardate il meteo, per fortuna la situazione sembra piuttosto stabile, però per tutta la settimana ha messo temporale, quindi queste cose qua speriamo di evitarle lungo il cammino verso nord. Siamo quasi su un passo di montagna e sul passo di montagna frutti tropicali. Ragazzi, voi non potete capire, 1438 metri e si sta da Dio, finalmente! Sì, perché non vi abbiamo detto che la difficoltà degli ultimi giorni sono state anche le zanzare, di un'ignoranza incredibile. Come la programma si sale sempre costantemente, tra 9,7 km saremo arrivati in struttura, quindi ci acclimatiamo pian pianino e anche la notte cerchiamo di riprendere le temperature quelle un po' più normali. Cioè, fatta la curva, ditemi voi se non sembra di essere in Italia. Sì, poi lo riconosci dalle costruzioni e in effetti dall'altitudine delle montagne a picco dietro. Ecco, poi succede questo enorme dislivello sulla strada. Però siamo arrivati a Santa Isabel, la nostra destinazione. Quasi arrivati, 500 metri sulla sinistra, dovrebbe essere questo. Mamma mia che strada, ragazzi, e chi ci va lassù? Cioè, ma voi non la vedete, ragazzi, ma è tanto ripida. Ciao perro. Sarebbe da togliere i bagagli, però io ci voglio provare. Allora, di qua, preso in avanti. Dai. Il peggio è fatto. Speriamo che non piove quando usciamo. Amore, ce la fai? Il peggio deve venire per me, ecco, però sì, ce la faccio.
Ancora un pezzettino e siamo arrivati. Onestamente l'ho fatta scendere perché in salita si rafforzano i glutei. Ah, era tutto calcolato, lo sapevi. Dai, dai. Però, amore, se vedi il viale e la struttura dentro sembra bellissima. C'è una vegetazione tutta curata. Bene, questo è il premio per la mia salita. Mi aspetto tantissimo. Ci sono anche dei galline ad accoglierti. Vamos a ver. Le galline che non si spostano di un centimetro. Arrivati ragazzi, io sono distrutto e non sto esagerando, cioè, la giornata di oggi è stata pazzesca perché sembra tutto facile da casa, però l'ansia, un po' la paura, attraversi un paese nuovo, quello che abbiamo letto, quello che ci dicono. E l'accoglienza è cada familia tiene una storia. Bienvenidos a la nuestra. E il benvenuto è per tutti voi. Ma non sono stanco solo io perché tutto questo fango ha fatto del male anche alla Tenerona. Lo stivale mi aveva dato un indizio, poi guardate qua, praticamente il parolio. Sicuramente con la terra che si è seccata e quando poi la forcella va a fine corsa, il parolio, cioè non so se il parapolvere, sicuramente è entrato qualcosa dentro perché i paroli non hanno tantissimi chilometri, quindi magari se vado là con qualcosina, con un po' di carta, riesco anche a pulirlo. Vedendo la quantità ha sporcato anche un po' il cerchio, soprattutto il paracoppa, anche il cavalletto. Non è uscito pochissimo, però considerate che lo stelo, se non vado errato, dovrebbe contenere 485 ml di olio, un po' meno di mezzo litro. E mezzo litro è veramente tanta roba, nel senso che mezzo litro avrebbe fatto tanto ma tanto più sporco, però questo ovviamente non significa nulla. Come riesco dobbiamo assolutamente smontare gli steli, pulire o magari cambiare i paraoli e ovviamente aggiungere olio nuovo. Tenerona, quante te ne facciamo passare, però sei sempre super figa. Anzi, vi faccio anche il giro laterale perché così sporca i cerchi sono di altro colore. Comunque queste gomme in questi contesti veramente, non dico che ti salvano la vita, ma ti danno una mano enorme. Quindi quando mi dite Francesco sei bravo a manegare, a guidare la moto, queste fanno la differenza. Adesso speriamo che abbiano una buona comida perché noi non abbiamo fatto pranzo, anzi ultimamente proprio lo stiamo saltando. Facciamo una buona colazione ed una cena verso le 6 di pomeriggio, 6 e mezza, un po' come gli anziani sulle casse di riposo. Vado alla barba bianca ragazzi, la strada è quella. Appena docciati, questa sera ve lo diciamo con la massima trasparenza, anche senza voglia vi portiamo con noi perché siamo stracotti. Vi faccio vedere il dettaglio del mio collo e le spalle di Sara. A grandi linee circa un'ora oggi sotto al sole nella dogana. Muovi la manichetta. Cioè ragazzi, si sta trasformando in una peruviana. Cioè nera no, in realtà io non sono mai scurissima, però sono abbronzata, questo sole te lo fa essere per forza. So che non me ne frega nulla di noi, quindi vi condividiamo il panorama intorno che è pazzesco. E ora dal cuore della giungla vi portiamo a mangiare un po' di frutta ecuadoriana. Ho già messo la ciabatta dentro la pozza. Addirittura una lampadina, niente non è. Ah, e per la prima volta stasera ci servirà una manichetta lunga. Siamo a 1500? Siamo a grandi linee a 1500 metri sul livello del mare e inizia a farsi sentire un po' il fresco, finalmente. La Tenerona in fondo che ancora devo coprire. Addirittura il jukebox, mamma mia, qua si torna indietro di circa 60 anni, 70.
templanza, la temperanza. A me sembrava che fosse uscita la muerte, però vabbè. Gira tu. El ahorcado. Adesso però diciamo pure il significato. Ci invita ad accettare i sacrifici necessari per ottenere una nuova prospettiva. Questa carta simboleggia la pausa che ci permette di vedere le situazioni da un'angolazione differente. Ci insegna che a volte lasciare andare il controllo è la chiave per la crescita e la chiarezza. La temperanza simboleggia l'equilibrio, la moderazione e l'integrazione degli opposti. Ci insegna l'importanza di trovare l'armonia nella nostra vita attraverso la pazienza e la riflessione. L'invito è a lasciar fluire i processi naturali, cercando il centro in tutte le cose. Prima della cena andiamo con l'aperitivo, meglio non so se sia un aperitivo, da queste parti ragazzi. È bellissimo vedere questi colori. Guarda qua. È duro, eh. Your friends, they warned you, 'cause they knew I had a... Buonissimo. Spettacolare. Buen provecho. Gracias. Yeah, you gave me a chance. Now you're dancing at a party with somebody and he won't let you go. Quello che stiamo mangiando è lo zapote. Questo frutto qua non l'avevamo mai visto. Sembrerebbe quasi una zucca gialla, ma è molto molto dolce. Grazie. Grazie. Che platito. Kissing you slowly, you'd hold on to me so tight. Like sand through my hands, let you slip away. Should have been me, now it's him instead. Should have been me, there under the neon light. Yeah, I guess you moved on. Scusate l'ingresso a gamba tesa alla fine del video, ma mi è appena arrivata una mail con 2 interessanti novità che voglio condividere. Sapete benissimo che utilizziamo l'assicurazione Mondo per i nostri viaggi e proprio Mondo ora mi ha scritto che per le assicurazioni stipulate dopo il 4 marzo c'è la possibilità di una chat medica, ovvero un servizio attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7 tramite l'app. Questo vuol dire che puoi parlare con un medico italiano a qualsiasi ora, proprio come se stessi chattando su WhatsApp con un amico. Se non ti senti bene e hai qualche dubbio sui sintomi, puoi chiedere delucidazioni, se ne hai bisogno, puoi anche inviare immagini o documentazione. Riceverai una risposta dal nostro team di medici specialisti che ti supporterà passo dopo passo con un tempo d'attesa massimo di 5 minuti. Altra cosa, addirittura si può fare una sorta di videochiamata che qua definiscono videoconsulto, funziona su appuntamento e si può prenotare dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 20 ora italiana. L'appuntamento si prende comodamente dall'app nella sezione dedicata. Con questo metodo, anche se sei impossibilitato a raggiungere l'ospedale, potrai avere il supporto telematico di un medico che risolverà i tuoi dubbi e le tue preoccupazioni. Ovviamente speriamo che questo servizio non serva mai, però penso che sia interessante saperlo perché può capitare, è capitato anche a noi, che in diverse parti del mondo, soprattutto nelle zone un po' più povere, qualche sintomo, ripeto, speriamo che non serva mai, però avere la possibilità di parlare con qualcuno che in qualche maniera possa rassicurarci lo reputo molto interessante. Scusate se abbiamo potuto un po' rovinare lo spirito spensierato post video, però ci sembrava importante, ce lo chiedete in tanti, come fate, come vi comportate. Queste sono delle novità importanti che ci sembrava giusto condividere con voi. Comunque io qualche gesto scaramantico già lo sto facendo. Kissing you slowly, you'd hold on to me so tight. Like sand through my hands, let you slip away. Should have been me, now it's him instead. Should have been me, there under the neon light. Yeah, I guess you moved on. It's been a long time since we talked. Wish I could call you up, but I already had my shot. 'Cause now you're dancing at a party with somebody and he won't let you go. You'll go home with someone new while I'm sleeping alone.